articolato. Dentro questo percorso, sulla questione rifiuti per esempio, ci sono una serie di gruppi che stanno portando avanti la strategia rifiuti zero e che hanno fatto in modo che i comuni deliberassero in modo da adottare la strategia rifiuti zero, che significa differenziare il più possibile, riutilizzare quello che viene fuori dalla raccolta differenziata in modo tale da avere il minore scarto indifferenziato possibile. Si sta creando microimpresa su questa cosa, ci sono dei gruppi che stanno ragionando su come per esempio fare in modo che il compostaggio possa diventare un'attività che in qualche modo genera impresa sociale, economia sostenibile, eccetera. Allora, la cosa di cui non ho effettivamente parlato nella presentazione, ma che voglio brevemente puntualizzare, è che dentro questo processo che è ampio e articolato ci sono tutta una serie di progetti che stanno nascendo, di impresa sociale, di economie solidali sul territorio, che però cercano e hanno bisogno di un'ossatura organizzata e strutturata. Quindi il patto di fiume è la cornice. Dentro quella cornice i piccoli progetti di economia solidale, microimpresa sul territorio sono l'anima, sono i frutti di questo percorso, e ce ne sono, e sono quelli che in qualche modo possono portare risorse ai soggetti privati che decidono di stare dentro questo percorso. Quindi è ovviamente importante ragionare anche sul livello puntuale dei progetti e su come far funzionare ciascun progetto. Il livello generale dell'organizzazione è quello di cui vi ho parlato ed è quello che mette assieme questi vari soggetti che hanno interessi differenti e che in qualche modo devono interagire tra loro. Non so se sono stata chiara nel... Okay. We're good? Yes. So we're going to break soon, but we need to cover 2 or 3 small other things. Quindi abbiamo ancora da parlare di 2 o 3 altre cose. So whether in the campaigns you designed or in the Cimetto story or the Lecce story, there are things that you can see that we need to build a campaign. Ci sono alcune cose di cui abbiamo bisogno, sia nella storia del Cimetto sia nelle campagne di cui abbiamo parlato, proprio per costruire la campagna. So certainly you need an organization. Quindi di sicuro abbiamo bisogno di un'organizzazione. But for the organization to work, you either need staff, so you need somebody who either is the organizer or acts in the role of an organizer. Quindi in ogni caso abbiamo bisogno di uno staff che allo stesso o è un organizer vero e proprio oppure che si comporti in qualche modo da organizer. In the story of Cimetto, many of the organizers were volunteers. Nella storia del Cimetto molti organizers erano volontari. And that goes to the question of capacity. E questo riporta alla domanda sulla capacità. So volunteers, Da un lato ci sono i volontari, researchers, da un lato ci possono essere dei ricercatori. and you can think of other things. When you were describing your plan, you were trying to figure out who owned various properties. Per esempio, quando parlavamo prima abbiamo cercato di capire chi possiede certe proprietà, certi edifici pubblici. So who would you go to find that out? Da chi ha... Where would you go to do that research? Quindi come si fa per esempio a fare ricerca sulla proprietà, cioè capire di chi è la proprietà di un edificio, se è pubblico o privata? Cioè, dove andiamo? There is a public bureau where you can trace. Right. And also the examples of universities, schools, there are lots of places that you can ask. The worst they can ever say is what? No. E poi in ogni caso coinvolge anche altri soggetti che ti aiutano a fare un lavoro di ricerca generale sulle problematiche. What are other capacities that you need in a campaign or an organization? Quali possono essere invece le altre competenze di cui abbiamo bisogno quando mettiamo su una campagna? Communication. Communications, yeah. What did he say? Contacts. Right. So it could be what it took to do the book about the coal. Quindi potrebbe essere anche il libro sul La stampa, no? Per le tipografie. in general Yeah, photography, anything that is additional capacity that helps you in organizing or running a campaign, you need to figure out how to access those resources. Quindi abbiamo bisogno in ogni caso di tutta una serie di competenze che ci aiutino a capire come avere accesso alle varie risorse. And the other thing that keeps coming up is you need resources. Ovviamente un
di cui stiamo parlando spesso è che abbiamo bisogno di risorse. And what are we talking about in terms of resources? E di che cosa abbiamo parlato finora in termini di risorse? Money. There are other resources, but money is an important resource, isn't it? Ovviamente i soldi sono una risorsa importante. Or writing in English or whatever. So, money. Can't live with it, can't live without it. Non si può vivere senza Spazi. But also spaces, like physical spaces. Right. So, offices, meeting rooms, Uffici, stanze per gli incontri, equipment, una serie di attrezzature, you know, computers, Xerox machines, paper. computer, carta. The important thing is that some things are goods Alcune cose sono beni and some things are money. e alcune cose sono soldi. The more goods that you can get, the less money you need. Ovviamente più beni riesci a ottenere, di meno soldi hai bisogno. And yesterday we talked about the one key thing about developing resources. Does anyone remember what that was? Ci ricordiamo ieri di cosa abbiamo parlato come elemento chiave per sviluppare le risorse? Ok, the membership dues. Well, now you're... yeah, well that's true, but asking. Ok, in ogni caso chiedere, in ogni caso quello. But yeah, you're right, dues is more important. But when I told the story of ACORN, when it came to getting money, we had to go to our members to ask for money. That's In where ogni the, caso anche per la membership, la cosa fondamentale a livello più alto è chiedere. but talking about the Carbon campaign, there are 50 people that each contribute how much? 10 euro. 10 euro per 10 month. euro is the normal one. When we need more, we put more. 10 euro al mese? So they finance by having 50 people all put in a small amount every month to finance the campaign. Quindi loro ovviamente hanno un piccolo gruppo di persone, 50 persone, con una piccola somma mensile per finanziare la loro campagna. So donations going to, they're actually going to people involved in the campaign, but you could also get donations from the public. E ci sono anche modi per ottenere le donazioni dal pubblico. How do people do that? Come si fa? Chiedere. Ah, my man. Yeah, asking. But people do petition, you know, get people to sign for support, and people go house to house, door to door, porta to porta, or they go in places where people are on the street, ask for donations, like Greenpeace. Have you ever seen them getting petitions and contributions, right? Or lots of NGOs get money from donations. Quindi petizioni, e poi ci sono organizzazioni non governative che in generale chiedono soldi in vario modo, come Greenpeace. Some people write proposals and ask for support. Oppure si possono scrivere dei progetti e chiedere dei fondi di finanziamento. Foundations, the EU, prizes, whatever. Premi Unione You tell me, Europea, I don't know. fondazioni, insomma ci sono vari modi di ottenere supporto economico. How else would you get any other ideas? Avete altre idee? Vendita di prodotti, servizi. Selling goods, Le feste, parties, feste. or dinner, social dinners, fiesta. So fundraisers, Mercatini. you know, selling is, you know, people sell T-shirts, Merchandising. books, Merchandising. you know, merch, we call it in the U.S. You know, you gotta get the merch, got the swag, whatever you call it. I mean, you must have something you call it, but we all have it. So a lot of those things make a difference, right? Tutte queste cose ovviamente fanno la differenza. So once you know how much you want,
Una volta che sappiamo The quanto ha amount, bisogno, you've got to figure out where you're going to tap these resources. possiamo... And then you can also get money sometimes from businesses Si possono avere soldi anche da... that stand to benefit from the campaign. che possono avere un qualche beneficio dalla campagna. So here's an example. You wanted to take abandoned properties here in Old Town. Quindi vogliamo riprenderci un edificio abbandonato, una proprietà abbandonata qua a Cittavecchia. Maybe if you ask businesses in Old Town now to help contribute to the campaign, it's in their self-interest. Quindi se si chiede ad alcuni esercizi commerciali qua a Cittavecchia, potrebbe essere nel loro interesse investire nel recupero di quegli immobili. The Chamber of Commerce actually, or somebody like that, funded one of your projects? La Camera di Commercio ha supportato alcuni di questi progetti. Ex-Fada, where you went Right. Sunday. So normally in our campaigns, the Chamber of Commerce is a target. Quindi per esempio in alcune nostre campagne la Camera di Commercio è uno dei nostri obiettivi, uno dei target. But where they understand, where you can ask and have the conversation about how they would benefit, they may be a source of resources. Quindi se Right? loro magari capiscono quale può essere il vantaggio di questa campagna, loro possono dare le risorse. An amazing number of campaigns are put together by people who are resourced by the state. Un sacco di campagne sono create da persone che riescono a ricevere risorse dagli stati. So, getting unemployment benefits, getting resources, social benefits while you try to develop the campaign is a tried and true organizing method. Quindi persone che per esempio ricevono i sussidi di disoccupazione o altri benefici sociali eccetera possono utilizzare quelle risorse per mettere su una campagna contemporaneamente. So my point is ask. Quindi il punto è chiedere Everybody you a can tutti and make the case for the campaign. e far accadere la campagna. And the final thing that everyone kept mentioning was this question of allies. Una cosa di cui abbiamo parlato è le alleanze. So if you listen to Goosey talk about the map, part of the map is an attempt to find everywhere self-interest can combine with allies that might support the campaign, right? Quindi uno dei punti della mappatura di comunità era proprio quello di cercare di capire quali potevano essere i diversi interessi per cui costruire delle alleanze. But even this morning you talked about other groups in your campaign that might be willing to join with you, right? E anche stamattina abbiamo parlato di una serie di soggetti che possono far parte della campagna come alleanze. So you can make a long list of, private, public, political, social, cultural, other organizations that might join with you to support rebuilding Old Town. Roberto? Nella mia esperienza di costruzione delle alleanze sul territorio, questo è una cosa che ritorna sempre, no? Cioè i portatori di interesse, quindi contattare tutti i portatori di interesse. Ma molto spesso mi sono accorto che in realtà i portatori di interesse non sono interessati. So in his experience of building allies, he has been contacting stakeholders or groups that hold interest. Right. Finisco. Okay, what he found out is that those stakeholders were not actually having any interest in what he thought they had an interest, but no. Perché il mondo reale non funziona per funzioni, no? Quindi sono la Camera di Commercio e quindi devo fare qualcosa, no? Ma funziona per intenzioni. Okay, because the real world, here, based on his experience, the world doesn't work for functions but for intentions, in the sense that the Chamber of Commerce, it is not that it is supposed to do something, but it's not that it has to do that thing. So although it is perceived as a stakeholder, probably is not a stakeholder. Is that correct?
That's often, E quindi molto spesso mantenere un atteggiamento aperto all'inatteso mi ha permesso di trovare alleati che non sarebbero mai stati nelle mie liste. Okay. So his point is that if you have an open mind in terms of who can be allies, he probably made a list and then the final real list is completely different. So it's Well, just a question of... that's why it's a campaign. Un'altra cosa è che i portatori di interesse sono persone, non sono organizzazioni. Another thing that he wants to highlight is the stakeholders are physical people, not organizations. No, nel That's senso che not sono, necessarily cioè nel senso che true. le persone sono organizzazioni, quello che voglio dire, Okay, no? so the organizations are made of Physical people, that's correct. Quindi è importante conoscere Giovanni, avere il numero di telefono di Giovanni, non diciamo dire l'associazione dei pescatori. Secondo me. So what he's trying to highlight is that it's important to have the phone number and the contact Relationships with one are very person important. instead of the organization, or let's say, you know. Right, relationships are very important. Sì, le relazioni sì. So, you want to, in trying to figure out your allies, you want to use every pop. You want to look at self-interest, you want to look at who knows who, you want to look at people you can talk to who may be able to build a relationship for you. Quindi sì, quando costruisci alleanze devi guardare alle persone che sono in grado di costruire quella relazione con te, quindi alla persona ovviamente. Cioè, magari faccio un esempio più concreto. Cioè, per riuscire ad avere il locale di proprietà dello IACP dove oggi andremo a pranzo, So in order to get the house, the room where we are going to have lunch today that was public owned by a public agency, non siamo andati direttamente al direttore they generale. didn't go to the general director of that public agency. Abbiamo conosciuto un funzionario che è amico di una persona che lavora con noi. Okay, so the worker that worked in that public agency that was a friend of a person that was working with Siamo them. diventati They amici became friends. e vabbè, però voglio dire, cioè, nel senso, no, nel senso che abbiamo costruito una relazione di fiducia con lui. Abbiamo costruito una relazione di fiducia con lui, è stato lui a portarci, no? So they built a relationship based on trust and then that person... Vabbè, sono cose scontate, però secondo me è importante quando uno deve agire sul territorio. So he thinks that would be like, you know, but it's important for you to highlight all these Right. things for... You know, the rule I always train organizers is there's no substitute for good judgment. Non ci sono sostituti per il buon giudizio. There's no Bible, Non c'è nessuna there's Bibbia. no menu. You still are going to have to make good judgments about people, about events, about facts on the ground, what you hear in every campaign. Quindi è una questione di buonsenso, non c'è nessun libro di ricette, devi capire tu di volta in volta come agire. One set of tactics may work in one campaign and not work at all in the next campaign. Quindi una serie di tattiche può funzionare in una campagna e non funzionare in un'altra In campagna. fact, you can almost guarantee any tactic you use today that was successful will be less successful if repeated. E puoi anche verificare come ogni tattica che oggi è stata di successo magari non lo sarà la prossima volta che la usi. This is a thinking workers kind of operation. Quindi questo è un altro modo di essere lavoratori pensanti. So are we at the time we're supposed to go to lunch? Ci siamo per il Che ore pranzo? sono? Non è 10. No, andiamo avanti una mezz'oretta. We still have half an hour. We still have half an hour. We do? Una domanda. Yes, although it was supposed to stop at 1, we are continuing till 1:30, let's say. Okay, well, There is a question. Qual è la differenza tra tattica e strategia? Can you explain again the difference between tactics? Come stiamo andando un po' avanti. okay. Strategy. No, I just all of a sudden put this in so tightly. Here's the simplest way to understand it. Strategy Ecco, il modo più semplice per capirlo. La strategia is how you think. è come pensi, Tactics la tattica is what you do. è quello che fai. So, in strategy is a sense of short and long-term planning to get to
in a campaign what victory is. Quindi nella strategia c'è una pianificazione a lungo termine, a breve termine, un percorso delineato per arrivare dove vuoi arrivare. So it's a timeline. It's how to build across a period of time. È un percorso ed è come costruire per un determinato periodo di tempo, per un lungo periodo di tempo. Tactics are what you do within that plan to activate. Le tattiche sono le cose che fai in quel piano per attivare le variazioni per arrivare dove vuoi arrivare. But very important, every time you act, it changes the strategy. Ogni volta che agisci, in qualche modo stai cambiando la strategia che avevi pianificato all'inizio. So never make the mistake that thinking strategy stays the same. Quindi non fare mai l'errore di pensare che la strategia rimane statica nel tempo. It's always dynamic. È sempre dinamica, It's never static. mai statica. Some people lose campaigns because they don't react to the changes that their own actions cause, both with the targets, whatever. Molte persone perdono le proprie campagne perché non riescono a reagire e adattarsi ai cambiamenti che sono insiti nelle azioni, nelle tattiche che mettiamo in campo di volta in volta. So it's like chemistry. Actions cause reactions. Those reactions have to change our actions. Quindi è come in chimica, le azioni causano chimica, fisica, azioni causano delle reazioni, quelle reazioni devono in qualche modo essere riprese dall'azione che facciamo, quindi dobbiamo adattarci nel corso del percorso del processo. So you start with a plan that says, okay, we're going to achieve this objective, here's the time, we're going to do 1, 2, 3. Quindi cominciamo con un piano, sappiamo che dobbiamo fare il passo 1, 2 e 3, quello è l'obiettivo. But every time you move on a tactic, you have to step back and evaluate what those next steps really are to achieve your strategic objective. Quindi ogni volta che poi applichi una tattica, fai un'azione, ti devi fermare un attimo e riguardare la strategia complessiva. But Mikhail's question is very, very important because here's a good example. Occupy. Un esempio è l'occupazione. Everybody, familiar with Occupy? Conosciamo tutti cosa significa occupare. No, forse il movimento, occupare. Occupare Wall Street? Occupy, yeah, Wall Street, anything. There are occupies all over the world. The action or the movement? Is the action of occupying or the movement? Let's talk about either. What was the strategy of the movement? Ok, parliamo di entrambe le cose, sia del movimento che dell'azione di occupare. Qual è stata la strategia del movimento occupare? Anybody? Question? Qualcuno che vuole dare un contributo? Fare pratici in una città, tipo Wall Street o la piazza centrale di Madrid. Acting on the neuralgic areas of cities, Okay. doing something in those places. Isn't that the tactic? Forse parte da una tattica. So in Occupy, the tactic, we're very clear, the tactic was occupying. Quindi la tattica era chiara, Taking over public and private spaces. era chiaro che si volevano occupare spazi pubblici, Creating a privati, forum for demands. mettere su un forum per delle richieste. So here's my argument. So why did the Occupy movement die? Perché il movimento poi alla fine è imploso? Non c'è una strategia. Right, the tactic swallowed the strategy. Cioè le tattiche hanno preso il sopravvento sulle strategie. The tactic so dominated the strategy, other than this argument of the 99% or whatever, the tactic became all-consuming. Quindi le tattiche hanno consumato le risorse, hanno preso il sopravvento economico. And in some ways, winter in many parts of the world killed the tactic. All of a sudden, if you were in Toronto, you were freezing to death. Ovviamente sei a Toronto, d'inverno c'era troppo freddo e quindi la tattica è venuta meno. The unions bought these fancy $10,000 tents for the occupiers. I sindacati hanno comprato queste bellissime tende costosissime per Occupy. The city had to do nothing. The city just had to wait until they got too cold and went home. Quindi non hanno dovuto fare niente, solo aspettare che avessero troppo freddo. Today,
the Chinese government is removing all the barricades in Hong Kong. Quindi oggi il governo cinese sta rimuovendo tutte le baracche ad Hong Kong, There's no resistance. non c'è nessuna resistenza. Once again, the tactic, the more you repeat the same tactic over and over again, the less effective it is. Quindi quanto più tu ripeti la stessa tattica sempre di più, meno efficace questa tattica diventa. And unless you control the tactic, it can devour your strategy. A meno che tu non riesci a controllare la tattica, dentro la strategia tu distruggerai la strategia o qualcosa del genere. Very interesting. And people, organizers, activists, many people confuse actions and strategy all the time. Questa è una grande confusione che c'è spesso, no? Tra l'azione e la strategia. So if there's anything that you're going to get out of these 2 days, you're not going to confuse tactics and strategy. Quindi se c'è qualcosa che dovete portare a casa dopo questi 2 giorni è quantomeno non confondere la tattica e la strategia. infatti That's right. You went to school. We know what a tactic is. We know what Adesso lo strategy is. sappiamo la differenza tra la strategia e la tattica. Okay, so if we have another couple of minutes, who has other questions about Ci sono campaign? altre domande? Good one. Una domanda sempre su strategia e tattica. That's a new question. Or Ok. whatever's on your mind. Tattica e strategia. Anyone. Yeah, I'll talk about anything now. Occupy Movement, il movimento Occupy è un movimento comunque di massa, cioè, con molte persone coinvolte. Ok, lì non c'è la strategia. Immaginiamo comunque che c'è un altro movimento, si concorda una strategia, si passa all'azione, l'azione, come abbiamo detto, ha delle reazioni sulla strategia. Cioè, la difficoltà del coordinarsi tra molte persone, del prendere decisioni, come viene risolto? So she's saying, okay, Occupy movement didn't have any strategy, but it was a big mass movement. Absolutely. So let's imagine that now we have another big mass movement that has a strategy. How do they make decisions all together? How is the decision-making process into a big movement like Occupy style with a The strategy? problem of taking decision and making decision is also at the beginning, like to Right. build a strategy, I think is Well, I mean, you can almost guess my answer is that movements are very rare. Quindi potete immaginare che la mia risposta è che i movimenti sono molto rari And there are many organizers who don't like movements e a molti organizer non piacciono i movimenti. because they're wild and they're uncontrollable and they are very powerful and chaotic. Perché sono selvaggi, incontrollabili, pieni di potere e in qualche modo caotici. My own experience actually was informed by movements. Ma mentre la mia esperienza realmente è stata formata e informata dai movimenti. Civil rights, Il movimento dei diritti anti-war, civili, i movimenti contro la guerra, welfare rights, i diritti women's rights, etc., delle etc. donne. And so part of my argument, which is different than most organizers, is that we build organizations for the opportunity that movements present. Quindi la sua risposta nel dibattito può essere diversa da quella di altri organizer, perché noi costruiamo organizzazioni in modo tale che i movimenti possano continuare ad esistere. Within ACORN, we've always argued that if we have a strong organization, leadership, membership, resources, capacity, we pray for the moment there's a movement so that we can attach that organization to the greater possibility of change that comes from a movement. Quindi quello che noi speriamo in ACORN è che se noi costruiamo organizzazioni in termini di risorse, capacità, eccetera, aspettiamo il momento in cui un grande movimento verrà e ci sarà la possibilità di connettere quell'organizzazione che si sta strutturando via via negli anni con quel movimento che può creare effettivamente cambiamenti. I mean, this is such a good question because the problem of Occupy was that it was anti-organization. Questa è stata una buona domanda perché il problema di Occupy era che era anti-organizzativo. So that even organizations that wanted to ally with Occupy to make more happen
had no real way to do so. E anche quelle organizzazioni in qualche modo volevano creare le alleanze con Occupy, non riuscivano a In many farlo. cases, organizations just became sources of resources and not allies helping make change. Quindi in molti casi sono diventati una fonte di risorsa le organizzazioni, ma non dei veri alleati per produrre cambiamenti. The other thing that your question helps me bridge to is this, that it matters what the context and space is where you're organizing. Ed è un'altra questione, è importante sono importanti i contatti e gli spazi che ti consentono di organizzare. So, for example, you have more opportunities sometimes to create change when there are elections than when there aren't elections. Ci sono più opportunità di determinare dei cambiamenti nella fase elettorale, quando ci sono delle elezioni, piuttosto che quando non ci sono. So in Latin America, where we organize in Peru or Argentina or Ecuador, we win more campaigns during election seasons than we win when candidates are not running. E quindi in America Latina, per esempio, loro hanno vinto più campagne durante la fase elettorale che in altri momenti. Why would that be? Perché secondo voi? Perché la politica è più... perché si cercano consensi. There's more money also going around. They are talking about politics and consensus, so it's a phase when politics is looking for consensus. Well, they have to, for a change, they have to actually at least pretend to listen. Devono fare finta di ascoltare in quella fase. And there's sometimes an exchange, a quid pro quo. We often fighting for there to be potable water in communities with no water. We often don't win water in places like Honduras or Mexico until we are able to leverage an election. Quindi per esempio nella battaglia per ottenere l'acqua potabile in quelle comunità dove non riescono a ottenere l'acqua potabile fino alla fase elettorale, poi in quella fase fanno leva e riescono a ottenere l'acqua potabile. Because it's just like we were talking about campaigns. They're more vulnerable to pressure during elections. E sono più vulnerabili ai punti di pressione durante la fase elettorale. So anytime the same tactics or strategy may be more effective, you want to accelerate your efforts there. Quindi durante le elezioni tu acceleri la tattica e la strategia. The economic climate also sets the context for many campaigns. Anche la questione economica in qualche modo influenza i contatti durante una campagna. If, for example, if there's huge unemployment, it's unlikely you're going to win a living wage campaign in the middle of that economic condition. Quindi se c'è un forte livello di disoccupazione non è possibile probabilmente tu riesca a vincere una campagna su where there is unemployment, you cannot win. If you have high unemployment, alti livelli di it's unlikely disoccupazione. that you'll win high wages at the same time. Quindi non puoi alzare i salari allo stesso tempo, non puoi vincere una campagna per innalzare i salari allo stesso tempo. Why would that be? Perché? Da un lato hai alti livelli di disoccupazione, in queste condizioni economiche non puoi vincere una campagna per innalzare i salari. Perché? Because a lot of people don't have a job. Because workers will take almost any job when high unemployment, no matter what it pays. Quindi i lavoratori accetterebbero qualunque tipo di lavoro, non ha importanza come viene pagato quando i livelli di disoccupazione sono molto alti. Part of why you win worker campaigns is a threat of exit. The threat that people will leave jobs and hurt employers. Strikes, boycotts, temporary strikes, or just, I'll leave and go get a better job. Quindi quando c'è una minaccia di fuoriuscire dal sistema da parte dei lavoratori in momenti di sciopero, oppure quando i lavoratori dicono non accetto più queste condizioni lavorative, allora quello è un momento in cui tu puoi vincere delle battaglie, perché c'è una minaccia di uscire fuori da parte di alcuni lavoratori. So as the economy improves, you can try to get higher wages. Quindi quando migliori le condizioni economiche, allora a quel punto puoi provare a ottenere salari più alti. When the economy is going down,
you have to try to get jobs. Quando ovviamente le condizioni economiche si abbassano, devi provare a lavorare sull'ottenere lavori. I mean, I'm not saying anything complicated. This is all very simple. It's just that we organize, we build organizations and movements in real time, in real political, economic, social, cultural climates. And it's important as organizers for us to understand what we're doing. La cosa che lui sta dicendo è che in realtà niente di complicato, semplicemente che gli organizers agiscono in reali condizioni socioculturali ed economiche e che devono tener conto di quelle condizioni per agire, che non sono delle cose astratte ma contestualizzate e temporalizzate. Roberto made a point at the very beginning this morning about resources from the state. Quindi Roberto stamattina, quando ha fatto lo schema sulle risorse che venivano dallo Stato, ha detto una cosa molto importante. So, in the United States, for example, organizations that worked in the community in 1970 when I started ACORN, many of them were resourced by government programs. Quindi quando lui ha cominciato a lavorare con ACORN negli anni 70 c'erano già delle organizzazioni che erano in qualche modo finanziate dallo Stato. So, as we talked about, come 1980, ACORN was not resourced by the state, but the organizations that were, literally hundreds of organizations could not survive the Reagan administration coming in the United States. Quindi con il passaggio dell'amministrazione Reagan, tutto quello di cui abbiamo discusso, l'evolution, l'avvento del neoliberismo, eccetera, tutte quelle associazioni che erano finanziate dallo Stato non sono sopravvissute. ACORN, che ha trovato altre fonti di finanziamento, è sopravvissuta. There was one program after another that used to subsidize organizing. C'erano dei programmi che davano sussidi alle organizzazioni prima degli anni '80. Model cities, CEDA, LEA, it doesn't matter what names I would call them, Tutta una serie di nomi di programmi che stava elencando, wiped out. tutti spazzati via. And to the degree organizations kept thinking they would win just by targeting the state, after 1980, they won fewer and fewer campaigns. E quindi tutte quelle organizzazioni che pensavano di avere come target solamente lo Stato hanno cominciato a perdere le campagne sempre di più. Because they both had fewer resources and capacity, but the targets also changed in terms of their ability to win. Quindi da un lato avevano sempre meno risorse, dall'altro lato stava cambiando anche il target a cui dovevano riferirsi per creare punti di pressione. Sometimes you can win your best victories when there is significant social change. Alcune volte tu puoi vincere le tue migliori vittorie quando ci sono dei cambiamenti sociali significativi. So for example, in the United States and elsewhere, we often were able to take control of entire city governments and school districts when the demographics of race changed significantly in a community. Quindi sia negli Stati Uniti che in altre parti del mondo sono stati in grado di ottenere alcune vittorie quando c'erano in atto dei significativi cambiamenti demografici in termini di composizione razziale. So, what I always tell people is to watch the timing Quindi quello che è importante è guardare and sequencing i tempi e le sequenze on campaigns, on strategy and tactics. sulle campagne, sulle strategie e le tattiche. Timing is very important, and how you put pieces together, the sequence, the order of those pieces is very important. Quindi l'arco temporale è come metti insieme i pezzi e la sequenza di questi pezzi. Other questions? Altre domande? Voglio andare a mangiare quando Non voglio interrompere, è che non c'entra molto con il tema, ma non so neanche come organizzarlo bene. O sea, è intorno alla figura del leader. Quanto è importante avere un leader e se questo determina che l'organizzazione diventa gerarchica o si possono creare dei leader che mantengono
un'organizzazione orizzontale e in rete, che è quello che vogliamo fare adesso. So she's asking about the leader and how important is the leader, how the leader can maintain a horizontal organization instead of having a hierarchical organization. And how important would you think the leader might be? Quanto pensi intanto che il leader possa essere importante? Dalla mia esperienza penso che è importante avere persone che liderano. Il problema è che io ho visto che poi dai movimenti che ho seguito diventano un partito politico, ad esempio, dove l'organizzazione è basata in un leader. So based on her experience, of course it's a very important person, but the risk is that the movements then become hierarchical around the leader, around the leadership. And what risk is attendant with that hierarchical structure? Quale pensi che possa essere il rischio legato alla struttura gerarchica? Che si perda la possibilità di democrazia reale. Sure, it's anti-democratic. So how to avoid, yes. So how to avoid this loss of democratic. So, do you know organizations that have become anti-democratic in that way? The Gamma Party, for example. Sì, ad esempio a Madrid c'è stato un movimento che è diventato anche internazionale, che è partito dall'Assemblea Popolare, no? E adesso si è creato, tutti pensavamo, ma adesso che si farà, no? Perché era così lento il meccanismo di Assemblea Popolare che alla fine è diventato, è sorgito, si dice? Sorto un partito politico, quindi si è perso come la spontaneità e la parola di ciascuno, no? Perché era troppo lento. So at the beginning that was horizontal and very democratic, and then it became hierarchic, so kind of more organized, but you lose the contribution of every person from the community. So, the problem of the relationship between leadership and membership is a constant organizational problem for every organization. Questo è sempre un problema organizzativo, la relazione tra i membri e il leader. And when I argued yesterday that it was very important to have an organic structure, Quando ieri diceva che è importante avere un'organizzazione organica, what I'm talking about is a natural way for members to hold, I know accountable doesn't translate, but members to hold leaders respect for the rules. quindi è fare in modo che i membri facciano in modo che il leader abbia rispetto delle regole che hanno deciso assieme. C'è una relazione di controllo dei membri nei confronti del leader, o comunque di osservazione dei membri nei confronti del leader. C'è anche un ruolo dei membri, fare in modo che il leader non prenda troppo il sopravvento. Ma noi stiamo parlando di cambiare l'organizzazione organica verso una di rete, ed è questo che io non so come possiamo farlo mantenendo una figura del leader. Sarebbe questo di personal lievito, lo metto anche a Roberto come riflessione. È difficile passare da un'organizzazione organica, come parla lui, che funziona, no? Che funziona in modo tradizionale, a una che sia in rete, dove c'è una persona che coinvolga gli altri, che sarebbe il leader. Ok, so you have an Non so se mi sto spiegando, ma è molto complicato passare da... organic structure, fine, but when you need to create a network of organizations, you again need one person who can coordinate all these things. There would be another leader. So how to make sure that leader is going to be just a catalyzer of the networking process instead of holding too much power. Posso provare a dare una risposta? Ok, secondo me, cioè nel senso che secondo me il punto è passare da una figura di leadership come comando e controllo a una figura di leadership che si rende utile e fa in modo che le persone parlino su di lei. Cioè è una leadership di servizio, ok. And here's what I believe. Networks are actually a fairly new form of organization. E anche le reti ora sono una nuova forma di organizzazione. So it's a more modern organizational formation, which is why the
problems are more difficult right now for democracy in those organizations. E chiaramente i problemi sono più difficili adesso che si passa al concetto di rete. So I think there are two things that you have to look at in terms of trying to maintain democratic control of networks. Devi guardare due cose per mantenere il controllo democratico. And we've run out of paper, but one of them is that I believe is establishing what I call rules of engagement. Intanto bisogna stabilire delle regole di coinvolgimento. And I apologize for using that term because it's so, it derives from military, you know, that when you go to battle, part of the reason you keep from killing each other is that you have rules of engagement that every soldier knows, every part of the army knows they have to follow. Il termine è ovviamente molto brutto perché è mutuato dall'esperienza militare che stabilisce chi e come deve uccidere chi, però ovviamente lo sta semplicemente usando per spiegare che si devono creare delle regole di coordinamento e di coinvolgimento. And so in network campaigns, unless you have very specific rules of engagement, there's too much temptation for individual pieces of the network to settle short of the overall strategic goal. E quindi se tu non hai queste regole, può capitare che i vari pezzi della rete possano lavorare in maniera disconnessa dalla strategia generale. So for example, we built a huge campaign to go after Walmart, the big private sector, it's the largest private sector employer in the world. Quindi la loro campagna contro Walmart, che è questa grande catena di centri commerciali e settore privato in generale del mondo. So we had community organizations, labor organizations, environmental organizations, you name it, everybody under one tent had an issue with Walmart and we got them all to come together in one campaign. Quindi c'erano diversi gruppi che avevano questioni contro Walmart, gruppi ambientalisti, gruppi di lavoratori, eccetera. Ognuno di questi gruppi aveva un motivo per andare contro Walmart e loro li hanno messi assieme. And since I was managing that campaign, we had rules of engagement which people, all the organizations had to agree to. E quindi ovviamente avevamo delle regole di coinvolgimento e di relazione che tutti i gruppi dovevano in qualche modo seguire. And who do you think was the weakest link in that network? Chi pensi che possa essere stato l'anello più debole? Guess. Anybody? The environmentalists. Gli ambientalisti, Because they had no base. perché non avevano una base. So as soon as Walmart invited them to a meeting and told them they would recycle more in the stores, they folded like a cheap suit. Quindi appena Walmart li ha invitati e ha detto ok, noi metteremo su del raccolta differenziata e riciclo dentro i nostri negozi, gli ambientalisti hanno ceduto. Because all the other groups in the network had to be accountable to a base. So they couldn't just make an individual deal with the company. Mentre gli altri gruppi dovevano dar conto e ragione del loro operato con una base, gli ambientalisti alla fine su questa proposta di fare più raccolta differenziata eccetera hanno accettato, non avevano una base da cui dar conto. But nonetheless, rules of engagement I think is very important if you can hold people to them. The second is the other thing that breaks up networks and is very important to understand is who's really providing the money. E un altro problema è anche chi sta veramente fornendo le risorse economiche. If one organization is actually paying for the campaign, even if they say everyone in the network is equal, then there is no equity. Quindi se c'è un'organizzazione che ovviamente sta pagando per tutta la campagna e anche se si dice che c'è equità tra le varie organizzazioni, non c'è vera equità perché c'è un'organizzazione che ha le risorse economiche e quindi prende il sopravvento sulle altre. So there has to be some very clear understanding about the resources or the network just folds apart. Quindi ci vuole ovviamente all'inizio una ampia comprensione sulle risorse, su come il network userà quelle risorse. I mean, we're spending too much time on it. It's a fascinating problem, and there are people who argue now for a campaign structure which they talk about being hubs and spokes. Is the formation for network campaigns. Quindi
like a wheel. Ok, come una ruota che ha un centro ovviamente dei raggi, allora quello può essere un modello organizzativo delle reti. But it's also like a computer term. I mean, it's and the problem is, although a lot of people are arguing for this campaign model, there's not a lot of experience or success yet with the model. So there's going to be a lot of mistakes. Quindi ancora ci possono essere gli errori perché in fase sperimentale le reti sono in campo da poco, quindi Sì, c'è è una difficile costruire. So that was a good question.